Controlliamo un attimino. Siete pronti? Ah, questo ragazzi è orgasmo vero. Non ce la fate più a stare dentro casa, senza aperitivo, senza cocktail. Beh, oggi vi sistemo io. Ci faremo un aperitivo come si deve. Io faccio da mangiare come sempre. E c'è un amico convidato a casa che ci farà da bere. Ci fa vedere come facciamo da bere. Sandro. Ciao Max. Allora, Sandri, io senza benzina non cammino, quindi comincia a fare qualcosa da bere e io ti faccio assaggiare qualcosa nel frattempo. Che ne dici di parti con americano? Vai, è Va. quello che mi piace più da me. Oggi l'ho preparato il ghiaccio con dei Come? stampini in silicone e uno con palloncino. Allora, noi dobbiamo far capire alla gente come si fanno le cose dalla A alla Z. Ok. Quindi, noi siamo innamorati di quei cuboni di ghiaccio che ci mettono dentro quei cocktail e non si sciolgono mai. E ci ti fa capire come si possono fare a casa. Palloncino. Dai, Ma mi dai una mano a sì, gonfiare? poi fammi i cavettoni, famo, dai, va. forza. Allora, ti tiro giù, qua ci vorrebbe la cannella, quella della fontana. Vai, ce l'hai fatta? Bella questa, sempre si diverte perché mo fa pure a Mario, mo fa. Dai. Vai, Ora. così. Ah, devi levare l'aria, eh? Gli dobbiamo levare l'aria, perché così almeno viene compatto. Ok. Prac. Congelatore. Vai. Ma guarda un po', ce n'avevo uno già pronto. Ci credo che facciamo aspettare 4 ore questi. Però questo ce lo teniamo per la prossima E dopo, volta, dai, vai. Dai. Sì, vai. Basta po' di- semplicemente aprirlo. Lo teniamo un pochino in mano. Così si scalda leggermente. Sì. E andiamo a rimuovere il palloncino. Perché a noi ci piace il ghiaccio che non si scioglie, che sennò diventa annacquato. Noi volevamo bere il cocktail freddo, no annacquato. Perché questo è meglio del ghiaccio che possiamo comprare, che ne so, al supermercato con le imbuste e così? Perché questo qui è un pezzo unico e tenderà con molto più tempo a rilasciare acqua. Quindi perché è anche più grande come Sì, pezzo. è molto più grande, quindi sostanzialmente è più compatto. Dai, fammi da bere, va. Partiamo. Prendiamo la Pompelmo? buccia di un pompelmo. Sì, mi piace tantissimo utilizzare il pompelmo. Quindi per la patate fai così. Per la patate, se vogliamo, un vezzo e rimuovere la parte bianca. E Vai. poi andiamo. Allora, mo qua che ci stai a mettere dentro? Una generosina porzione di Campari. Ok. Poi dopo, questo che cos'è? Una vermouth, mettiamo Quanto? Quanto? una tazzina Non da me- caffè va benissimo. Non Max. ci nasconde le ricette, eh? No. A casa abbiamo sempre quella strizza che diciamo ma mi verrà, non mi verrà, invece dobbiamo stare molto tranquilli. E poi andiamo ad aggiungere sempre una tazzina di acqua frizzante. Oh, poca acqua, che non ci Poca piace acqua, annacquato. sì. Gli diamo una mescolatina. Max, adesso ti faccio vedere una bella diavoleria. Allora. La scorza di prima Quella la là di... andiamo a premere dentro. E guarda un po' qua che chicca. Ah, sfrutti fino all'ultimo sta scorza. Sì. Zero wastage. E la andiamo a mettere qui. E voilà. Mazza, pure la guarnizione. Sì, però aspetta. Senza mangiare niente non ce la faccio. Ci tagliamo una fettina di prosciutto, che dite? Oh, oggi inauguriamo sta affettatrice, eh? Sono contento, mi sento un po' ernorcino, capito? Zac, il prosciutto bello, magro. Questo è il mio cotto preferito. Assaggia, Sandri, senti che robetta. Qua sono roba buona a casa Mariola. Vabbè, ma così faremo un figurone, ragazzi, dai, io. Vado, vi assaggio. Te ne mette al mondo questo. Mo però tocca a me. Io faccio Ok. quello che pensavo di fare e tu fa. Mazza è buona. Questo c'è una damigiana di questo d'americano, mazza è buono. Allora, oggi lo sapete che cosa facciamo? La mia versione del croque madame. Ma che cavolo è sto croque madame? Adesso faccio vedere io. Gli ingredienti sono la lattuga per guarnizione, poi le uova sono fondamentali, poi un formaggio a pasta morbida semistagionato, questo è un penna bianca, poi abbiamo il pomodoro Mirinda, è un pomodoro siciliano che fanno d'inverno in Sicilia ed è un sapore gustosissimo, burro di quello buono e poi qua non si scherza, qua non si scherza, è qua. Questo è il pane in cassetta fatto da amico mio, Pierluigi Roscioli, quindi farina bianca, solo olio extravergine e lievito naturale. Quindi non puzza di alcol, ma profuma di pane. Ah. Sentite? Pane fresco in cassetta, ragazzi, ma che volete? Guarda qua, guardate. Ah. Guardate dentro.
Allora, la cucina, per come la vedo io, è fatta di dettagli. Se i dettagli sono tutti quanti buoni, non può che non venire un grandissimo piatto, anche in panino come in questo caso. È normale, se state a Roma e state vicino a Roscioli, comprate questo pane, ma se state a Milano comprate il pane che trovate, l'importante è che sia un pane di qualità. Nel frattempo sciolgo un po' di burro. Allora, normalmente questa ricetta che fa? La ricetta originale, quella dei francesi, che te ci mettono sempre sta besciamella. No, no, noi metteremo soltanto un po' di burro, così lo facciamo bello dorato, perché vogliamo una cosa golosa. Poi capito, con sta americano ti devi pulire un po' la bocca, ti devi sgrassare un po' la bocca. Lo faccio fondere lentamente, piano. Max, una bella spremuta d'arancia fatta a mano, è un po' una Marcord. Però prima ti fa vedere lo spremiagrumi di Casa Variola com'è. Una Marcord. Mi ricordo quando ero ragazzo ed erano più le arance è che consumato buttavo che proprio. quelle che spremevo. Ci mettiamo pure un pompelmo? Ma famo come ci pare, famo. Ma poi che piacere dà a girare con le mani, tracche. Io, come sapete, c'ho sempre qualche benefattore. Anzi, lo ringrazio pure il sindaco di Carmignano del Brenta, che mi ha mandato questo formaggio che si chiama Penna Bianca, che nemmeno conoscevo. Vedete, e lo trovo, penso che sia adatto per sto panino. Allora, vedete, ha una pasta simile a quella dell'asiago, semistagionato, non troppo aggressivo, dolce, e lo stesso senti un po'. Se ti piace? Max, io starei delle ore in cucina con te, ti giuro. A mangiare mi dai un pezzo che vado a grattare grossolanamente, così. Quindi grattugia. Se voi andate all'estero, quando vi capita di andare all'estero, vedete che vendono delle buste proprio già di formaggio râpé, fatte in questa maniera. E noi che ve lo dico, voi vi comprate il formaggio che vi piace a voi e ve lo grattate come vi piace a voi. Non stiamo a fare i furbetti, Vi controllo sempre, Vi controllo, so sempre là che vi vedo, Abbondante, qua il formaggio ci deve essere. Immaginate, una sera d'inverno, chiusi dentro casa, perché stiamo chiusi dentro casa, e c'avete voglia di sgarà, come si dice a Roma, c'avete voglia di godere. E noi abbiamo le armi per godere, eccole qua. Non mi criticate, ma oggi non ce la potevo fare in maglietta. Ha fatto -1 stanotte. E la temperatura massima sarà 6 o al massimo 9 all'ora di punta. Quindi maglione per forza. E maglietta termica sotto. C'ho pure la maglietta termica, eccola qua. Dico tutta la verità. Io vado sempre a rimuovere la parte bianca. Perché? Nel cocktail e la decorazione per un barman è sempre un po' il tormentone e la firma. Ma poi senti, stiamo a casa, mi invitato qualcuno, mi fa una bella figura. Ovvio, ma ognuno dovrebbe essere il bartender di se stesso. Facciamo vedere 2 chicche su come decorare con una scorza d'agrume. O andiamo in paro, questa qua è molto semplice. Ok? Oppure facciamo una un pochino avanzata. Vai. Che andiamo a seguire la buccia simulando un movimento a S. Così. Così. E queste le andremo a utilizzare dopo per guarire il nostro drink. Fammi a cucinare, va? Dai, Allora, adesso il pane è tagliato, eccolo qui. Che cosa ci facciamo a sto pane? Mo diventerete pazzi a vedere questa cosa. Pennello, burro sciolto, ma non bruciato, si è solo sciolto, ok? Poi spennello bene il pane. Bello, si deve inzuppare, perché immaginate che deve diventare questo, dorato, bello, croccante. Ah, così, bello, fatelo bello impregnare. Ah, che spettacolo ragazzi, come godiamo qua. Giriamo. Quindi abbiamo evitato di mettere la besciamella. Questa non è la ricetta originale, è la ricetta che mi faccio io a casa. Perché la ricetta originale, vi dicevo, c'è la besciamella, farina, latte, troppa roba. Poi tagliamo il prosciutto cotto, ma prosciutto cotto, non quella roba finta, quadrata così, che sa di plastica. Quindi il prosciutto deve essere un prosciutto cotto. Poi vi faccio vedere come deve essere. Taglio qualche fetta. Ah, guarda che fette, belle, guardate il colore. Volete vedere? Vi faccio vedere, guardate questo prosciutto. Questo è da 7 anni il prosciutto che vince più premi di tutti in Italia. Questo è il San Giovanni, Capitelli San Giovanni. È un prosciutto proprio, una coscia disossata, messa a marinare e cotta in un sacco di ioda. E questo, vedete,
c'è diversi colori perché sono diversi muscoli della coscia, non è roba assemblata e fatta diventare quadrata. Capimo? Sì? E guardate la differenza, solo questo ce l'ha. Il grasso sta sotto, proprio come la coscia, come se fosse un prosciutto crudo, vero. Addobbo, quello là che poi viene tagliato e ricucito. Guardate che spettacolo. Quindi se volete bene alla gente che avete a casa, ai vostri figli, ai vostri genitori, a chi volete bene, comprate questo. Allora, e adesso ci divertiamo ragazzi. Io che faccio? Dove sono un goloso per natura, metto prima un po' di formaggio, poi metto il prosciutto San Giovanni, eccolo qua, ma abbondante, però il prosciutto è già cotto, quindi dobbiamo fare attenzione a non cuocerlo, lo dobbiamo soltanto riscaldare per far sì che tutti quanti i profumi delle erbe, della marinata che fanno, dobbiamo esaltarli, perché sennò Angelo Capitelli si arrabbia se gli cuocio il prosciutto cotto. Poi la parte più burrosa la metto esterna, così, e accendiamo il fuoco. La padellaccia di ferro di Casa Mariola, eccola qua. Max, ma quanto manca? È il tempo che faccio rosolare e faccio scioglie tutto, faccio sciogliere. Quindi allora preparo anch'io. Vai, comincia. Max, Ma che ti sei portato? Per questo drink ho preparato del ghiaccio in stampini da silicone, che oggi comunque si trovano un po' dappertutto, però si possono utilizzare anche gli stampini in silicone per fare i dolci da cucina. Quindi avete capito, insomma, non vi state a impazzire, andate a comprare, pure ci sono pure, sai che cosa? Quelle forme abbastanza grandi in silicone con più alloggi, così è pure più facile se ci sono più persone. Easy going ormai l'aperitivo, ragazzi. Ecco qua Max, li andiamo a rimuovere e poi ci mettiamo qui per prepararli. Qua stiamo a fare cose speciali. Adesso la spremuta d'arancia ne potete mettere quanta volete, come il Campari. Come il Campari. Quindi a gusto, a gusto. Sì, generosi sempre, sempre. Ma se sono belli sti cubetti, oh. Mi piacciono proprio questi. Oh. Sì, poi il suono del ghiaccio comunque secco. già ti dà serenità. Ecco qua, andiamo a mettere. Sembra come le sempre. campane. Sì. La messa. È afrodisiaco il suono del Allora, ghiaccio. che stai mettendo? Rimettiamo sempre un pochino di Campari. Diamo Ok, po' quindi un generosi. bitter, Sì, un un bitter. Poi prendiamo la spremuta d'arancia e gli diamo una leggera filtratina. Per non far andare i semetti o la polpa. Sì. No, mi sta venendo la sete, mamma mia. La razzura proprio. E adesso, Questo perché si fa? Spiegamelo. allora, gli oli essenziali comunque danno una carica aromatica e danno la nota bitter al drink ed è molto fondamentale, però in questo caso l'arancio comunque gli dà un aroma dolce. Adesso lo mettete piano piano dalla parte quella imburrata. Così. Abbassate il fuoco, anzi spostiamo proprio il fuoco, lo mettiamo qua. Più basso che il calore piano piano entra dentro. Cioè, avete presente il burro quando diventa rosola un pane, un dolce, il croissant? È stupendo, c'è un profumo eccezionale. Questo deve prendere il calore piano piano, fino a quando non si scioglie il formaggio all'interno e deve filare. Vado a mettere pure il secondo, così. E poi sapete che faccio? Così, con un bel coperchio, fuoco basso basso, il calore deve entrare piano piano dentro, fino a sciogliere il formaggio, senza bruciare l'esterno, mi raccomando, è importantissimo, dorato, doratissimo, ma no bruciato. Adesso una padellina antiaderente per fare le uova. Che fai, solo prosciutto e formaggio? E il pane. Due uova non ce le metti su. Col burro che sta qui all'interno del tegame, ungo la superficie. Le uova fatte col burro sono fantastiche, non fate gli integralisti. Quando ci vo il burro qua. Controlliamo un attimino. Siete pronti? Questo ragazzi è orgasmo vero, mamma mia. Poi ci ricoro, ci denunciano a tutti. Mamma, questo è più bello però, Piano piano, ecco qua, mamma mia, che roba ragazzi. Come un ragazzino oggi. Ma a proposito di ragazzini, bisogna pure chiamare Mario, che sta giù. Ecco qua, facciamo due ovette, zac, e lasciamo cuocere, tranquilli, non gli diamo fastidio. Tu che stai a fare? Mi fai assaggiare qualcosa? Max, sì, è arrivato il momento di fare il nostro secondo brindisi. Certo che però Campari Orange in zona arancione. Ah, siamo arancioni, è vero? Beh, Siamo è un arancioni. bellissimo guilty pleasure, direi, no? Salute ragazzi. Senti, è internazionale, io qua sto proprio basico, romanaccio. Alla salute di tutti quanti voi.
Rifatelo, eh. Sembra pure leggero. Sì, Max. Non mi dà perché- soddisfazione tanto, la voglio più pesare, più strong. Lo so, però questo qui è una Marcord. Lo possiamo bere pure durante il giorno, prima di andare al lavoro. Sì, 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 È un'ottima una cosa così. colazione. Ti mette allegria, vai al Il lavoro col morning glory, sorriso. il morning glory, no? Mettete soltanto un po' di sale intorno sull'albume. Zac, 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 così. Nel frattempo, qualcosa che sgrassa. Oltre all'orange, come si chiama? Campari Orange. Campari Orange. Oltre al Campari Orange ci vuole pure un po' di pomodoro, un po' di fresco, no? Quindi, questo è un pomodoro che io, vi ho detto, adoro, invernale. Allora, riconoscete che ha, vedete, guardate com'è fatto. Non è un cossuto normale, il cossuto normale ha 8 spicchi, questi ne ha di più di 8, vedete? E non vi fate fregare, mi raccomando, quando andate al mercato, che vi dicono merinda perché costa un pochino di più, invece danno il costoluto. 2 foglietti di lattuga, così, sgrassa sempre, e guardate che belle ovette che abbiamo fatte, vedete? Col burro sono morbide, non sono mai bruciate sotto. Ecco qua, c'è giusto un po' di albume qua che si deve un po' coagulare, e poi siamo pronti. Ma io direi spengo, pronto. Ciotolina per l'insalatina, con le mani rompetela o se no con un coltellino di ceramica, se no si ossida tutta. Così, perfetto. Poi pomodoro, sale, così. Un po' di pepe e un po' di olio d'oliva ci vuole, no? Ecco qua, così, bello. E controlliamo qua, sta meraviglia. Ah, ancora c'è un pochetto qua, si deve fondere ancora un altro pochetto, ragazzi. Il colore, questo sì, guarda qua dentro. Guarda, yeah. Questo è pronto. Facciamo una cosa figa, dai. O coppiamo. Potete fare proprio anche con un bicchiere, eh? Anche con un bicchiere, ragazzi, eh? Vai. Perfetto. Come brucia, ragazzi. Il nostro faccia un po' più casareccio, Sì, 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 sì. Guarda qua che zozzata, mamma mia. Mi sto sentendo male. Vado così, eh. Mamma mia. Mamma mia, guarda qua che roba, vai. Mamma mia. Max, posso dirlo? Che ti devo dire? Guarda. Top del top. Top del Non, top. non potete capire, ragazzi, che bontà. Grazie Sandrino. Ma scherzi, Max, grazie a te. Alla salute di tutti quanti noi, ragazzi. Dobbiamo stare a casa? Ci arrangiamo così, che vedevo di. Poi quando andremo al bar, si riapriranno di nuovo il bar, andremo al bar. Alla salute di tutti quanti voi. Mi raccomando, leccate, commentate. Se vi è piaciuta, rifacciamo un'altra. Hai sentito che è buono? Ah, ma è arrivato anche Mario! Guarda che ti ha fatto, guarda che ti sta a fare. Una spremuta d'arancia e pompelma. Mamma mia, che bello! Che bello! Iniziamo bene qua, iniziamo bene. Tiè, mangi il pezzetto di prosciutto cotto? Lo vuoi? Vedi. Piace pure ai bambini, eh?